La scuola era destinata, in questo continente, ad essere come lo era stata nella Germania del Nord, una quinta colonna nella fiorente condizione libertaria in cui gruppi oppressi ed emarginati reclamavano a gran voce un qualche tipo di posto al tavolo delle trattative. La scuola doveva essere un'incisione chirurgica, dove le teorie di gestione basate sulla classe dell'Inghilterra dovevano essere inserite per interdire le tradizioni della libertà. La classe sociale multistrato dell'Inghilterra è semplicemente una rappresentazione moderna del Consiglio di Giulio Cesare, secondo cui quando sei sopraffatto dal nemico lo dividi e lo conquisti in quel modo, mettendoli l'uno contro l'altro. Il metodo doveva essere l'infiltrazione nelle menti dei bambini, lontano dalla vista dei loro genitori. I ben informati qui non saranno scioccati. I teorici da Platone a Rousseau a Federico di Prussia sapevano e insegnavano esplicitamente che se i bambini potessero essere tenuti infantili oltre il termine della loro natura, se potessero essere rinchiusi in una società di bambini senza alcuna vera responsabilità, se non l'obbedienza, se la loro vita interiore potesse essere attenuata, rimuovendo le intuizioni della storia, della letteratura, della filosofia, dell'economia, della religione, se l'imminenza della morte, la certezza del dolore e della perdita potessero essere rimosse dalla coscienza quotidiana, se le profonde riflessioni sulla propria morte potessero essere sostituite dalle banali emozioni di avidità, invidia, gelosia e paura, i giovani crescerebbero, ma non crescerebbero mai veramente, e un grande problema duraturo di supervisione sarebbe risolto. Perché chi può discutere contro la verità che le persone puerili e infantili sono molto più facili da gestire di quelle criticamente istruite e autosufficienti. Ora sei pronto per ascoltare i 6 scopi della scuola moderna, tratti direttamente dal libro del dottor Anglis. La prima funzione della scuola è adattativa. Le scuole devono stabilire abitudini fisse di reazione all'autorità. Sono abitudini fisse di reazione. Nota che questo esclude completamente il giudizio critico. Nota anche che richiedere obbedienza a ordini stupidi è un test di funzionalità molto migliore di quanto potrebbe mai esserlo seguire ordini sensati. Non sai se le persone sono obbedienti per riflesso, a meno che non si precipitino giù dal dirupo. La seconda è la funzione diagnostica. Ogni scuola deve determinare il ruolo sociale appropriato di ogni studente, registrando le prove matematicamente e aneddoticamente su registri cumulativi. Probabilmente hai pensato che il bambino, o i genitori, o i vicini, la regione o le circostanze. No, la scuola deve determinare il tuo ruolo sociale appropriato e deve fissarti in quel ruolo matematicamente sui suoi registri cumulativi. Poi arriva la funzione di smistamento. La scuola seleziona i bambini addestrando gli individui solo per quanto riguarda la loro probabile destinazione nella macchina sociale, non un passo oltre. Tieni presente che non stai ascoltando John Gatto, stai ascoltando l'uomo da cui prende il nome la lezione d'onore in pubblicità sull'istruzione ad Harvard. La quarta funzione è la conformità. Per quanto è possibile i bambini devono essere resi simili. Qualunque sia il loro background, devono essere resi simili. Questo non viene fatto per passione, per ideali egualitari, ma affinché il loro comportamento futuro sia matematicamente prevedibile al servizio delle ricerche di mercato e della ricerca governativa. Poi viene la funzione igienica. Questa è la mia preferita. Non ha nulla a che fare con la salute individuale, ma ha molto a che fare con la salute della razza. Almeno come la vedevano Anglises o Darwin
o il suo cugino di primo grado Galton. L'igiene è un modo cortese di dire che ci si aspetta che la scuola acceleri la selezione naturale, etichettando gli inadatti in modo così chiaro tramite l'umiliazione. È questo il motivo di tutte quelle umiliazioni dalla prima elementare in poi. È questo il motivo di tutte le classifiche pubblicate così chiaramente che gli inadatti usciranno dalla lotteria della riproduzione, o per disperazione o perché i loro probabili compagni avranno accettato il giudizio della scuola su di loro come terminali inferiori. E infine arriva una parola latina elaborata: la funzione propieducativa. Questa parola elaborata significa che ad una piccola frazione di bambini fortunati verrà insegnato silenziosamente come assumere la gestione di questo progetto in corso, guardiani di una popolazione deliberatamente resa stupida e infantile, di modo che il governo e la vita economica possano essere gestiti con il minimo fastidio. È quel fine comune di fondo. Non si tratta di una grande guerra marxista tra classi e avidi capitani dell'industria, ma semplicemente di un modo per ridurre al minimo i fastidi della dirigenza.